All'inizio io i libri li odiavo. A dire la verità, da bambina mi portavano via tutte le donne della mia vita, mia mamma, mia nonna, mia zia. A un certo punto loro aprivano i libri ed erano assenti, erano come stregate, io non ero più interessante, mi dicevano adesso tu disegna, stai un po' tranquilla che io devo leggere. E naturalmente per me questi libri erano dei nemici. Quindi quando ho imparato l'alfabeto io ho pensato di capire cos'era quella specie di prodigio che addirittura li faceva diventare i libri più importanti di me. E però sono rimasta praticamente subito fregata, perché ricordo bene il giorno in cui io ho imparato a memoria per la scuola, novembre di Giovanni Pascoli, e lo stavo imparando davanti a un orto, tutto secco, tutto stecchito, e man mano che io dicevo le parole di quella poesia, la realtà iniziava come a illuminarsi, come a rivelarsi, perché quelle parole poetiche, letterarie, avevano un potere enorme. E allora sono rimasta subito fregata. E poi, quando sono diventata adolescente, i libri mi hanno dato il colpo di grazia. Perché naturalmente subito, anche se i social ancora non esistevano quando io avevo 12, 13, 14 anni, però comunque vivevo in questa società. E questa è una società che dall'inizio ti dice che tu devi vincere, che nella vita assolutamente tu devi essere o almeno sembrare perfetto. E quindi io ricordo bene l'ansia di prepararmi, di truccarmi, di mascherarmi per andare in corso il sabato pomeriggio e riuscire a sostenere lo sguardo degli altri. E naturalmente era tutta una società piena di aspettative, che si aspettava che io entrassi in determinati canoni, che fossi bella in un certo modo e parlassi in un certo modo e che la mia famiglia fosse in un certo modo, e io naturalmente ero un'insicura cronica e non ero affatto come mi dicevano che dovevo essere. Allora io cosa facevo? Io aprivo un libro e lì c'era un casino. C'erano famiglie infelici, c'erano persone piene di problemi, c'erano contraddizioni, vuoti, fallimenti, paure, perdite. E allora io stavo bene, perché finalmente dicevo, io ho trovato qualcuno che è come me e che mi sta dicendo che anche se io sono sbagliata, in realtà vado bene così, con tutti i miei sbagli. E quindi già dal liceo io ho imparato e ho capito che la lettura mi serviva proprio a me per vivere e soprattutto per disubbidire, perché se là fuori tutti mi dicevano che io dovevo sembrare essere perfetta, vincente, brava, bella, la letteratura è piena di gente assolutamente non raccomandabile. Se voi aprite un romanzo bello, cioè un classico, un romanzo che ha tenuto nel tempo, voi ci trovate assassini, adultere, orfani, tutte persone poco raccomandabili. E quelle persone poco raccomandabili diventavano miei amici. Anche perché la bellezza di aprire un romanzo è che tu non li vedi, i personaggi. Tu non li puoi giudicare dal loro aspetto esteriore. Tu entri dentro e ascolti la loro anima. E allora io ho iniziato a capire che le persone mi si rivelavano non quando apparivano, ma quando mi parlavano. Perché noi non siamo delle immagini, no? Noi non siamo delle definizioni, noi siamo delle storie. E quando io sono diventata adulta è successa questa cosa, che ero sempre insicura, un po' meno, ma abbastanza insicura, come da adolescente. Però nel frattempo era successo qualcosa di ancora più complicato nel mondo, e cioè erano arrivati i social. E io mi sono ritrovata improvvisamente circondata da fotografie di persone sempre felici, sempre belle, dove si festeggiava soltanto, solo nascite, solo promozioni sul lavoro, solo feste. E io dicevo, ma cos'è successo all'umanità, visto che da lettrice ero così abituata a stare dentro i problemi. E io stessa nella mia vita avevo un sacco di problemi. E l'arrivo dei social mi ha mandato terribilmente in crisi.
Io aprivo Madame Bovary, per esempio, e mi sentivo come lei, una ragazza di provincia che legge perché quella vita non le basta e perché si legge contro, come dice anche Daniel Pennac, non si legge si legge per ribellarsi a una vita soltanto che ti sta stretta. E però io ero circondata da vite perfette e quindi ho detto, questi social io li devo capire, però li devo capire come? Leggendo. Quando sono arrivati i social è sembrato che la letteratura non valesse più, perché cosa te ne fai di leggere le storie immaginarie di persone che non esistono quando puoi spiare persone che conosci? E il problema è sempre che tu cosa spii? Spii delle foto, spii dei momenti, spii dei selfie, spii dei sorrisi, spii determinate luci, ma cosa c'è dietro quelle foto? Cosa c'è tra una foto e l'altra? Quali sono tutti i giorni in cui le cose non vanno, i giorni in cui ti si chiede di cambiare? Cosa c'è dentro quel corpo? Cosa c'è dietro i trabocchetti dei vestiti? Cosa c'è? E allora io ho recuperato Raskolnikov di Dostoevskij, l'assassino, ho recuperato tutte le donne, le madri imperfette di Elsa Morante, ho recuperato tutti quei personaggi che sono sempre stati i miei amici immaginari e che però erano gli altri, i diversi, quelli che non andavano bene. Eppure sono loro che mi hanno sempre salvata. Noi viviamo in una società in cui gli algoritmi dentro i social ci fanno conoscere le persone che la pensano come noi, ci fanno conoscere le persone che abitano vicino a noi. Noi veniamo al mondo e siamo dentro una famiglia, siamo dentro un quartiere, siamo dentro un'educazione, una storia degli altri, ma il punto è che noi, come prima missione, dobbiamo diventare noi stessi. E per diventare noi stessi e capire chi siamo, e chi siamo anche se i nostri genitori si aspettano delle cose diverse, anche se la società si aspetta delle cose diverse da noi però dobbiamo tradire queste aspettative. Ma come facciamo a farlo se non ci specchiamo dentro la storia di un altro, di un diverso, di una persona che abita dall'altra parte del mondo, che viene da una storia completamente diversa, che ci prende, ci porta via, come fanno gli amici, perché è questo che fanno i romanzi. Ti prendono e ti portano via e ti fanno capire che quel posto dove sei nata, che quella scuola dove sei andata o quella scuola a cui non ti sei iscritta non è un destino. Noi siamo liberi di scegliere. Il problema è che non impariamo a scegliere se non immaginiamo le vite diverse che possiamo vivere e non possiamo immaginare queste vite se non ci entriamo dentro. Io apro un libro e ascolto i sentimenti, i segreti, i pensieri di quel personaggio, cioè io divento lui. Questo non è possibile facendo nient'altro che non sia leggere. E se io però divento lui, io capisco la mia vita. Se io imparo le parole che ha lui per raccontarsi, io imparo a raccontare la mia. Io lo so che viviamo in un mondo che dà un sacco di importanza al corpo, però la nostra storia che c'è dentro non si vede e allora abbiamo bisogno delle parole per raccontarci. E soprattutto sapete perché? Perché per raccontarci dobbiamo accettarci. Dobbiamo perdonarci. Quando noi apriamo un romanzo, noi sentiamo un personaggio che sta raccontando tutto ciò che non direbbe mai ad alta voce, che non pubblicherebbe mai da nessuna parte. E noi impariamo a capirlo. Noi proviamo dell'affetto, proviamo della solidarietà, perché tu non puoi provare solidarietà per un'immagine perfetta. Tu puoi provare solidarietà per una storia piena di sacrifici, piena di fallimenti. Un romanzo, per cominciare, ha bisogno di un vuoto, di una mancanza. Nessuna storia inizia se non si reagisce. Eppure una perdita, un fallimento, un vuoto, sono tutto ciò di cui ci dicono che ci dobbiamo vergognare. Ma non è così. Noi non cambiamo senza un dolore, noi non cresciamo. La vita, scrive Roth, significa sbagliare, se no siamo perfetti, siamo morti o siamo finti. Allora, cos'è che mi ha insegnato la letteratura? Mi ha insegnato due cose: a perdonarmi, tutti gli errori
che ho fatto, tutti i problemi che non aggiusterò, a benedirli. E mi ha insegnato anche ad amare e a perdonare tutta l'imperfezione delle persone che ho accanto. Mi ha insegnato a provare solidarietà per le persone più lontane, come persone che vengono da un altro mondo, che si mettono in barca, che cercano di raggiungere un paese migliore, per le persone che io non conosco e che stanno in delle periferie con delle storie piene di problemi, perché sicuramente leggere non è comodo. Sicuramente leggere è pericoloso, perché se stiamo ognuno nella sua piccola caverna, ognuno nel suo mondo, e non ci mettiamo dentro delle storie di abbandono, di forte emarginazione, allora noi forse stiamo meglio, però siamo anche in prigione, perché nessuno di noi può stare bene dentro una vita soltanto. Noi per essere felici abbiamo bisogno non solo di accettarci e di diventare chi davvero siamo, ma abbiamo bisogno di farlo degli altri. La nostra felicità è la felicità degli altri. Allora, se leggiamo un libro che ci racconta il dramma di una persona che sta migrando, che sta cercando un riscatto, il dramma di una persona lasciata sola, non capita, il dramma di una persona che si sente diversa e cerca di comunicarlo, e ci mettiamo nei suoi panni, noi, quando un giorno andremo a votare, quando un giorno incontreremo quella persona per strada, non potremo girarci dall'altra parte, perché la conosciamo, non la giudichiamo, non ne abbiamo paura, la conosciamo, gli vogliamo bene. Questo è il cemento possibile di una società migliore. Lasciatemela questa utopia, ma io ci credo da morire, che se tu leggi, apri un libro, tu inizi a provare solidarietà per tutti i diversi, per tutti gli altri. E se tu ti specchi negli altri, tu trovi te stesso. E se tu ti eserciti a essere, anziché dannarti per sembrare, tu abiti questo mondo. Lo abiti non dentro una vita soltanto.